Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a realizzare questo circuito che serve per testare i diodi di Zener e per misurare la loro tensione, cioè la tensione che mantiene quando viene polarizzato inversamente. Andiamo a vedere il circuito. Allora, l'alimentazione, tutto il circuito viene alimentato a 24 volt. Il cuore del circuito, come potete vedere, sono due transistor NPN Q1 e Q2. Io ho usato entrambi un BC337. Poi troviamo due pulsanti collegati a due diverse resistenze, uno da 100 ohm e uno da 270 ohm. Quindi questi portano a due livelli di corrente per testare diversi tipi di Zener. E troviamo in voltmetro, io metterò un tester in modalità tensione continua per misurare la tensione dello Zener. Andiamo a analizzare più da vicino come è fatto il circuito. Allora, troviamo la base di Q1, il primo transistor, che è collegato a una resistenza da 47K e quindi è sempre pronto a condurre. Il suo emettitore è collegato alla base di Q2 attraverso le resistenti pulsanti verso massa. Quando premiamo uno dei due pulsanti, questo permette di fluire la corrente dall'emettitore Q1 verso massa attraverso la resistenza e la base di Q2 riceve corrente e quindi Q2 si accende. Q2 è acceso, quindi fa passare la corrente attraverso il diodo Zener, che entra in conduzione inversa e stabilizza la sua tensione. E qui, tramite il tester, possiamo misurare la sua tensione. In questo circuito usiamo due transistor, appunto per non sovraccaricare il piccolo diodo Zener che andiamo a inserire e quindi renderlo più sicuro. Quindi non sovraccaricheremo il diodo Zener e potremo effettuare una misura più precisa. Ok, adesso andiamo sul banco e andiamo a realizzare il circuito e vediamo se effettivamente funziona. Incominciamo a montare il circuito. Ho messo due pulsantini da un lato che vanno direttamente al negativo, quindi al GND. Prendiamo le due resistenze, metto qua e andiamo a misurare i valori. Dobbiamo avere uno da 270 e uno da 100 ohm, e visto che ci troviamo misuriamo anche quello con la 47K. Prendo il tester, metto in modalità ohm e andiamo a fare le misurazioni. Allora, questo dovrebbe essere 100 ohm, vediamo un po'. 100 ohm, perfetto. Questo è 270, 271, ok. Questo dovrebbe essere 47K. Ok, 47K. Prendiamo il nostro transistor, il BC337, e andiamo a inserirlo sulla breadboard. Lo mettiamo così. Mettiamo l'emettitore al negativo, quindi questo è Q1, cioè Q2, scusate. Ok, prendiamo le due resistenze, anzi no, prima portiamo la base da quest'altra parte, quindi la base è quello centrale, lo portiamo da quest'altra parte della breadboard, inseriamo le due resistenze. Allora inseriamo quella da 100 ohm tra la base del primo pulsante, perfetto, la seconda resistenza 270 fra la base e il secondo pulsante. Perfetto, abbiamo fatto tutta la parte relativa ai pulsanti. L'emettitore abbiamo messo a negativo, una base,
ci rimane il collettore dove andiamo a inserire la resistenza da 47K che va al positivo. Ok, andiamo a inserire il secondo transistor, mettiamolo qui. Mettiamo allora l'emettitore, va sulla base, quindi possiamo prendere sulla base di Q2 sull'emettitore di Q1. Ok, la base di Q1 va sul collettore, quindi possiamo portarlo qua, perfetto. E come ultimo sul collettore prendiamo, mettiamo questo jumper, questo filo dove mettiamo qui, e qui andiamo a inserire il nostro diodo Zener per provare. Andiamo a prendere un diodo Zener a 5,1 volt e andiamo a inserirlo al circuito, quindi il catodo sul positivo e l'anodo dall'altra parte sul collettore Q1. Ok, ho messo il tester in modalità tensione continua a 124 volt, do il circuito all'alimentazione e andiamo a misurare. Allora, senza pulsanti premuti, andiamo a vedere che tensione abbiamo. Troviamo 2,6 volt, quindi il circuito è quasi spento. Questo legge le tensioni spurie. Andiamo a premere il primo pulsante, questo da 100 ohm. Come vediamo non cambia nulla. Premiamo questo a 270 ohm. Con questo riusciamo a ottenere quasi 5 volt, 5,1 volt dello Zener. Andiamo a inserire un diodo da 11 volt, quindi mettiamo il catodo positivo e l'anodo sul transistor, accendo l'alimentazione e vediamo cosa troviamo sul diodo. Vediamo 10,59, quindi premendo pulsante 1 cambia poco, pulsante 2 cambia poco, quindi possiamo dire anche senza premere i pulsanti la corrente minima che passa attraverso R1 della base di Q1 è già sufficiente a polarizzare il diodo, quindi il voltmetro legge già la tensione Zener. Quindi neanche se andiamo a premere i pulsanti la corrente, se cambiamo la corrente, ma lo Zener è già stabile, quindi la tensione cambia poco. Andiamo a inserire un diodo da 6,8 volt, sempre il catodo, l'anodo, accendo l'alimentazione, metto il tester, andiamo a vedere la tensione. Troviamo 6,3 volt, è troppo bassa, cioè è bassa ma non corretta. Andiamo a premere il primo pulsante, quindi da 100 ohm, cambia poco, probabilmente il diodo non satura bene. Andiamo a premere il secondo pulsante, vediamo che sale, quindi entra in conduzione, quindi il diodo si polarizza correttamente, stabilizza quasi
a 7 volt, qua era a 6,8, quindi può stare. Quindi la misura corretta sempre con questo pulsante, 6,9 volt. Ho inserito uno da 4,7 volt, in genere 4,7 volt, diamo tensione e andiamo a leggere i valori. Allora troviamo 2,3 volt, che non è il valore reale. Con la resistenza da 100 ohm cambia poco, probabilmente perché il circuito non pilota bene i transistor a quella corrente. Proviamo a premere un altro pulsante, ecco, con 270 ohm invece ottengo quasi 4,68, cioè il valore corretto. Quindi per i diodi di genere più piccoli consiglio sempre di usare la resistenza più alta per avere misure stabili e sicure. Per questo video è tutto, se avete qualcosa da dire potete scrivere sotto nei commenti, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.